Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo Poco F5, è la versione diciamo base perché è lo Snapdragon 7 Gen 2 che è assolutamente una bomba. Presta abbastanza contenuto e prestazioni all'avanguardia per ogni utilizzo e direi di partire subito con l'unboxing perché l'unboxing è sempre, anzi ha sempre la stessa confezione e troviamo la custodia in silicone trasparente, graffettina per la SIM e alimentatore da 67 watt. Ovviamente con relativo cavo di ricarica. La pellicola è già applicata sullo schermo e se utilizzate le gesture, come nel mio caso, quando andate a sfiorare ai lati dello schermo, non è proprio comodissimo perché si sente proprio col gradino e dà quasi fastidio e sto quasi pensando di rimuovere la pellicola. Tanto io non sono un fan delle pellicole, comunque pellicola economica, intanto c'è. Il design è carino con un frame penso in metallo, da sentire così al tatto sembra in metallo, e back cover in plastica. Purtroppo la mia colorazione è questa qui, nella colorazione nera lucida e attira un sacco di polvere e impronte, e invece però ha il pregio di avere un ottimo grip nell'utilizzo anche se lo schermo è abbastanza grande. Si hanno degli angoli curvi e lati invece molto spigolosi e quindi si riesce ad impugnare molto bene come telefono. Posteriormente c'è il modulo fotocamera a 3 anelli, diciamo che ormai è uno standard, è un po' un copia e incolla tra i vari competitor. Samsung penso sia stata la prima a optare per queste fotocamere ad anelli, e oltre al nero sono disponibili altre due colorazioni, blu e bianca. Bianca mi sarebbe piaciuto provarla, anzi vederla, perché ha questi effetti glaciali che si possono vedere tramite lo store Poco. Non l'ho mai visto dal vivo e sono proprio curioso di vederlo. Lo spessore rimane leggermente inferiore agli 8 mm e un peso di 181 grammi, direi molto equilibrato. Tasto di sblocco qui laterale, basterà premere, vediamo che con l'indice sinistro perfetto, pollice destro perfetto, direi che funziona alla grande. Avrei preferito il sensore di sblocco sotto lo schermo, ma in questa versione non è presente. Direi comunque laterale ottimo. Poi c'è il controllo del volume, sopra il jack da 3,5 mm, che bello, almeno il jack, almeno per il mio utilizzo ci collego sempre il microfono quando ho bisogno di mobilità, per me è più che comodo. E poi abbiamo anche il sensore di infrarossi per controllare i dispositivi, quindi solite TV, condizionatori eccetera. C'è anche la certificazione IP53. Come componenti hardware, come vi ho già anticipato all'inizio, troviamo uno Snapdragon 7 Plus Gen 2 ed è a 4 nanometri e praticamente una rivisitazione dell'ex top di gamma, diciamo dell'anno scorso, 8 Plus Gen 1, con miglioramenti soprattutto per quanto riguarda consumi e il surriscaldamento, direi inesistente, perché proprio non si sente neanche utilizzandolo per ore. Il telefono rimane sempre così tiepido. Ottimo lavoro anche per quanto riguarda Poco, perché al suo interno c'è una camera di vapore per dissipare questo calore, appunto. Direi che qui colli di bottiglia non ci sono assolutamente. Sono presenti due versioni, 8 256 GB e 12 256 GB il mio sample, rispettivamente le PDDR5 e UFS 3.1, quindi memorie velocissime e purtroppo non espandibili perché lo slot qui presente supporta solamente 2 nano SIM Dual 5G, connettività dati buona anche nella mia casa bunker, quindi decisamente meglio rispetto al mio S22 che di solito vado a confrontare tutti gli altri smartphone con questo mio telefono in possesso. Supporta Bluetooth 5.3, NFC, tutte le varie tecnologie per quanto riguarda il GPS, acchiappa i satelliti senza problemi, dialer Google con la possibilità di registrare le telefonate, il sensore di prossimità qui sopra funziona perfettamente, non ho riscontrato alcun problema, quindi quando andate a posizionare il telefono vicino all'orecchio il telefono lo schermo si spegne senza problemi. E una cosa che ho notato appena acceso lo smartphone, quando sono andato a digitare i primi tasti sulla tastiera, il feedback della vibrazione fantastico, vibrazione netta, precisa, proprio il top in assoluto, direi vibrazione 10+. Speaker infine stereo, perché è presente qui sopra fornino dello speaker e qui sotto altro speaker, sì, diciamo buono, un po' di stereofonia ci sta anche, non quell'audio molto corposo, però diciamo sempre meglio che lo speaker mono. Ottimo display, 6,67 pollici,
con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, poi passiamo a 240 Hz per quanto riguarda la frequenza di campionamento del touch. Veramente piacevole da vedere ed utilizzarlo, e una luminosità di picco che arriva a 1000 nits, visibile anche sotto la luce diretta del sole, ma direi non proprio così eccezionale come i top di gamma odierni, però dai, ai 1000 nits ci arriva e si vede abbastanza bene anche sotto la luce del sole. Le cornici sono molto sottili, con un rapporto schermo-corpo direi del 93,4%, quindi ottimo. Se non c'era anche la fotocamera qui frontale, ma c'era la mia vecchia fotocamera pop-up, era sicuramente il top. E Gorilla Glass 5, direi per quanto riguarda schermo top di gamma. Per quanto riguarda la batteria, al suo interno batterie da 5000 mAh e in accoppiata con questi componenti hardware, come vi ho detto, la CPU non consuma niente e infatti la durata è eccezionale. Con l'utilizzo maggiormente in wifi si superano tranquillamente le 8 ore di schermo, e con il mio uso, diciamo, con un occhio di riguardo per quanto riguarda i consumi, certe applicazioni gli imposta proprio manualmente, limita il consumo in background, tipo Facebook, che non voglio avere notifiche e quant'altro. Diciamo che la batteria è top, copre tranquillamente 2 giorni senza avere la preoccupazione di caricare il telefono, e le notifiche arrivano senza problemi e molto rapidamente. Purtroppo questa versione non Pro, perché la versione Pro ha la ricarica wireless, qui non c'è, ma abbiamo la ricarica 67 watt, più o meno impiega quei 40 minuti per ricarica completa, anche se una volta collegato il caricatore vedete questa percentuale che va su molto rapidamente, ma vi darà un'indicazione sbagliata dei minuti restanti, a volte vi segna 20 minuti, 30 minuti, ma effettivi sono sempre quei 40-45 minuti da 0 a 100. Comunque direi anche troppo rapida come ricarica, anche perché se utilizzate proprio il suo caricatore non si può impostare una ricarica adattiva, quindi non si può ricaricare un po' più lentamente oppure ricaricare in base al modo di utilizzo dello smartphone. Diciamo che o si carica a manetta o niente, oppure andate a utilizzare un altro caricatore con meno watt. Per quanto riguarda le fotocamere, qui abbiamo la fotocamera principale da 64 megapixel e vi parlerei in sostanza solo di quella, perché è stabilizzata otticamente ed è un ottimo obiettivo. Per essere un medio gamma direi che è molto buono ed ottimi in qualsiasi condizione di luce. In modalità notturna, con l'opzione dedicata, restituisce ottimi scatti e per il momento non ho notato grosse differenze rispetto alla mia dorata Gcam che ho sempre utilizzato con la precedente edizione di questo Poco. Personalmente potevano lasciare solo questa camera principale, come vi dicevo, perché con la grandangolare la qualità cala parecchio, si passa a 8 megapixel, in notturna in diurna buona sì, perché si ha un angolo di visione di 119 gradi. La macro è sempre la solita da 2 megapixel e sinceramente, se che ci penso, non so neanche se ho effettuato qualche scatto, l'ho solamente provata così, ma è sempre la solita. Cam anteriore da 16 megapixel per i classici selfie, diciamo senza grosse pretese. Per quanto riguarda i video, ottima registrazione dei video con la cam posteriore, perché ha sì la stabilizzazione ottica, ma si può attivare anche una stabilizzazione ulteriore, però si passa a risoluzione massima Full HD a 30 fps. Diciamo che con questa stabilizzazione massima la luminosità, se non è abbastanza sufficiente, conviene disabilitarla, perché si vedono dei glitch grafici, chiamiamoli così, che cerca di stabilizzare il più possibile. Diciamo che la stabilizzazione sua dell'obiettivo è già tanta roba e secondo me è molto più sufficiente. Se inserivano anche un teleobiettivo, diciamo, se c'era cam principale, grandangolare, teleobiettivo, era assolutamente il top di gamma anche per quanto riguarda le fotografie. E infine la cam anteriore si ferma in Full HD a 30 fps. Al suo interno troviamo la MIUI 14 con Android 13. È la prima volta che sfrutto questa MIUI così aggiornata e ho trovato un'ottima stabilità e un'ottima ottimizzazione, con le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2023. Come sistema Android poco assicura 2 anni di aggiornamenti, direi assicurati, ma spererei qualcosina in più, invece le patch di sicurezza almeno 3 anni senza problemi. Il multitasking è fantastico, anche dopo settimane d'accensione l'utilizzo medio di RAM è di 4 GB e i restanti liberi per qualsiasi altro compito. Direi che mantiene sempre la RAM pulita quando si apre l'applicazione, diciamo che non
non si incanta mai il telefono ed è sempre pronto e reattivo. E poi dopo cosa vi avevo detto? Alla prima accensione sì, ho notato la vibrazione ottima e fin qui tutto ok. Inserisco il mio nome utente e password di Google, faccio la prima configurazione iniziale, guardo la prima pagina, il drawer con tutte le app e cosa ci sono? Una marea di applicazioni spazzatura, ma dai, ma basta. Almeno a me questa cosa fa storcere il naso in una maniera assurda e non sopporto questa cosa, quindi sono andato a disinstallare le applicazioni, i giochi già preinstallati, per fortuna si può disinstallare tutto e vabbè, il telefono adesso, anzi prima è ritornato come nuovo, senza installazioni di applicazioni spazzatura. Detto questo, lo scroll generale delle applicazioni, le transizioni tra un'apertura di un'app e un'altra, alla navigazione web, ho trovato sempre tutto molto fluido ed è un vero piacere utilizzarlo per ore. Anche l'utilizzo social, ovviamente registrando i video dall'applicazione ufficiale della fotocamera per poi passare direttamente nelle storie su Instagram, per esempio. La qualità dei video è ottima e si riescono a creare ottimi contenuti anche in mobilità. Può essere usato veramente ovunque e le prestazioni in gioco sono eccezionali. Sfruttato appieno con Real Racing 3, il mio classico gioco, ed anche i caricamenti sono veramente fulminei. Infatti, come vi dicevo, UFS 3.1 si fa sentire alla grande. Nulla da dire anche perché la batteria ha un'ottima durata anche in gioco. Dai, penso di avervi detto tutto, sono stato anche abbastanza veloce perché di difetti ce ne sono veramente pochi, la cosa che mi rimane sempre qui sono le applicazioni già preinstallate, però vabbè, si disinstalla tutto e questo non è un problema. Diciamo che questo Poco F5 è un dispositivo straordinario che offre prestazioni eccezionali con componenti hardware all'avanguardia. Diciamo che mi fa strano chiamarlo medio gamma perché assolutamente non lo è, sinceramente, almeno per me non ha particolarmente senso acquistare la versione Pro perché ha praticamente delle differenze non così sostanziali e la versione Pro, lo Snapdragon 8 Gen 1, quindi è praticamente lo stesso processore e guardando anche un po' online le prestazioni sono praticamente le medesime. Solo le fotocamere, diciamo così, sono da medio gamma, ma riescono a cavarsela alla grande in qualsiasi ambito, soprattutto nel campo social se la cava alla grande o per un fotografo amatoriale. Al lancio i prezzi partivano da 379 ed ora si è alzato un pochino a 429 per la versione 8 256 oppure 479 per la versione 12 256. Sono fiducioso che nel giro di poco tempo e attraverso diverse promozioni il prezzo calerà ulteriormente. Diciamo che ormai in medio gamma i prezzi dei medio gamma sono sui 300 euro circa e i prezzi si sono aumentati notevolmente, però diciamo che questo smartphone vi assicuro che non vi deluderà sotto qualsiasi ambito, soprattutto batteria, schermo, telefono assolutamente top. Per qualsiasi altra informazione contattatemi qua sotto e alla prossima su YouWinBlog. Ciao!